Lasciamo il... Allora, ho visto un'ombra là. Dove? Là in fondo, aspetta che... Stai lì, stai lì. Ragazzi, ho visto un'ombra là, non mi piace per niente. Se ci sono persone, anche no. Non c'è un cazzo di nessuno. Oh, ragazzi, ho visto un'ombra io. Adesso Lara dov'è? Ciao amici e benvenuti sul canale, benvenuti al video del dopo ispezione come sempre si fa. Allora, di solito quando andiamo in certi posti, insomma, riusciamo anche a notare di questi posti la bellezza, perché tutto attorno spesso e volentieri troviamo vegetazione meravigliosa, rigogliosa, tanto verde, insomma, è molto suggestivo anche se poi si rischia di spaventarsi dove si va. Però questa volta abbiamo voluto lasciare tutto il video in bianco e nero, così come avete visto, proprio perché, insomma, quella colonia, la colonia Luraschi, è stata fondata, è stata costruita in epoca fascista. Avete visto anche lo scherzetto che abbiamo messo del logo della RAI, stile anni 60, proprio per questo, insomma, per chi non l'avesse capito, non siamo del TSO, ma insomma il motivo era quello. C'era un nesso. Però abbiamo fatto bene a farlo in bianco e nero col senno del poi, perché poi lì, ragazzi, stavolta non si scherza più, abbiamo avuto una paura tremenda, forse è la prima volta che abbiamo così avuto tanta paura. Allora, permettiamo che quando siamo arrivati, ragazzi, abbiamo trovato un signore gentilissimo, un fotografo di una certa età, anche forse più grande di noi, che in qualche modo ci aveva avvisato, ha detto: ragazzi, cosa siete, fotografi? Ha detto, sì, è stato siamo curioso. Esploratori, eccetera eccetera. E lui ha detto: beh, insomma, fate attenzione, perché io sono andato via, nemmeno sono entrato, perché ho sentito girovagare persone, forse più di una, e non mi ha dato molto affidamento il fatto di essere lì. Noi, da temerari quali siamo comunque entrati, abbiamo deciso di entrare, e in effetti per una buona ora non abbiamo sentito niente, forse un'ora no, ma 40 minuti. Anche perché stavamo in silenzio, tenuto conto che lì vicino c'è la dogana, per Bravissima. cui cercavamo di stare un attimino in sordina, giusto per non farci sgamare. Esatto, ecco. Lì a pochi metri, saranno 50 metri dall'Uraschi, ovviamente sotto, perché noi eravamo sul balcone, cioè nella struttura, però sotto il balcone c'era la dogana, e capite bene che se vedono torce, se sentono rumori, eccetera eccetera, può darsi che si sospettiscano e vengono a farsi un giro di ricognizione. Magari no, ma magari sì, non possiamo avere la certezza. E quindi siamo rimasti in silenzio, non abbiamo sentito assolutamente nulla per una 40-45 minuti. Un'oretta quasi. Esatto. Dopodiché cosa è successo? Pausa sigaretta, adesso non ricordo bene in quale momento ci siamo presi la pausa. Sta di fatto che mentre Lara trafficava nello zaino per prendersi le sue cose, io così d'amblè ho zoomato contro il muro. Ho zoomato contro il muro e ho visto un'ombra passare così, però ho detto vabbè, può darsi che, però in effetti mi ero spaventato, perché non c'era nessuno, o meglio, non c'era dato sapere, ecco, noi per quanto siamo stati avvertiti, ma non avevamo sentito un benché minimo passo. Sì, anche perché c'erano parecchi vetri, sentivate i nostri passi, il rumore che facevamo noi proprio schiacciando e rompendo i vetri che erano già rotti sul pavimento, per cui se ci fosse stato qualcuno camminava come camminavamo noi. Quindi esattamente, per cui eravamo assolutamente tranquilli, ovviamente un po' intimoriti dalla struttura, da quello che si dice di quel posto, che poi per l'ennesima volta sono palle, perché in quel posto andavano a trascorrere le vacanze i bambini, non c'è nessun tipo di informazione tale per cui quei bambini fossero stati maltrattati, assolutamente no, era una colonia tranquillissima, però insomma c'è questa nomea che aleggia sul posto, esatto, dove si trovano i fantasmi eccetera. In effetti in una mia vecchia esplorazione io avevo fatto una foto con l'iPhone, che poi avete visto, insomma vi ho riproposto nel video, dove si sente un urlo. Anche lì potrebbe essere una volpe, perché comunque le volpi, ci sono volpi, o anzi tutte le volpi hanno un suono, emettono un suono un verso veramente strano, tremendo, che sembra una donna che stia per essere sgozzata, perché è un
suono molto acuto, sì, stridulo, e quindi sembra quasi femminile il fatto che sia molto acuto e stridulo, perché sembra veramente che stia soffrendo, in sofferenza. Sì, esatto, per cui anche in quel caso lì dove io feci quella foto adesso ci vado molto coi piedi di piombo. Sta di fatto, torniamo a bomba. Lara trafficava nelle sue cose, io zoomo contro il muro e vedo un'ombra. Ok, già lì il primo campanello d'allarme, tanto che riprendo le forze, comincio a dire andiamo a vedere cosa succede, cosa non succede, rizoomo, ma stavolta rizoomo per cercare di vedere se c'era qualcos'altro o qualcun altro. Sta di fatto che zoomo per terra e vedo un'ombra che si sposta così. Che si muove. E allora lì ho cominciato a spaventarmi. Davano proprio la sensazione di due gambe, di qualcuno fermo che si muovesse, che si muoveva, o due gambe che facevano così, adesso non lo so. Tipo simulare un passo, diciamo. Solo che non c'era nessuno. A quel punto poi Lara si era non l'orsetto. Sì, esatto, poi Lara si era nascosta, io sono entrato in panico perché non la trovavo, quindi ho detto dove caspita è andata, eccetera eccetera. Io mi sono nascosta perché ho detto caspiterina, cioè almeno mi riparo se c'è qualcuno, mando avanti lui. Ecco, poi siamo tornati lì dove abbiamo visto l'ombra fisicamente, perché la prima volta avevo zoomato e capite bene che la mia macchina da ripresa fa uno zoom incredibile, cioè uno zoom incredibile, riesce veramente a fare dei primi piani a distanza di diversi metri. Però ovviamente uno zoom non sono i miei occhi, quindi siamo andati sul posto lì dove abbiamo visto attraverso la videocamera l'ombra e non c'era niente se non un orsacchiotto. Che ha inquietato parecchio, perché voglio dire, per quanto fosse carino, cioè l'idea di vedere prima un'ombra che ti fa venire il sospetto che qualcuno stia lì nascosto, e poi ti vedi un orsetto, dici ma caspiterina. Esattamente, ecco, poi lì ho detto un'inesattezza, ragazzi, mi perdonerete, perché io a Lara ho detto attenzione perché lì non può essere uscito nessuno perché non c'è via d'uscita, è un po' come qui dove siamo, dove c'erano i materassi, invece non è vero, perché lì dove c'erano i materassi era tutto chiuso, ma là no, là c'era una porta di uscita vicino ai bagni dove poteva entrare e uscire chiunque, ed era molto distante da noi, quindi anche se entrava e usciva qualcuno non potevamo vederlo, ma potevamo sentirlo, quindi questa cosa ci ha tormentato e ci tormenta perché come facevamo rumore noi, qualsiasi altra persona poteva fare rumore. Esattamente. Vuole il caso che mentre siamo lì e che Lara traffica nel suo zaino sempre in quel punto lì, si sente un ciocco, quindi incidente a 30 metri dalla dogana e a 20 metri da noi un motorino va contro una macchina, chiama la stradale, c'era la stradale lì e c'era la dogana dietro. Quindi gli ho detto a Lara, senti, se usciamo o i doganieri o la polizia ci beccano in pieno. Eravamo visibilissimi. La posizione... Poi magari non sarebbe successo niente perché giustamente Lara in quell'occasione mi ha detto caspita, ma se eravamo in giro per funghi. Sì, potevamo arrivare da una passeggiata lungo la montagna che c'era lì. Esatto. Però di controllare io ho fatto ragionamento, abbiamo le videocamere, abbiamo gli zaini, cosa avete negli zaini, vogliono fare i curiosi e capite bene che era una cosa abbastanza a rischio. Allora abbiamo deciso come due coglioni, scusate il termine, di rimanere dentro. Quando ce vo, cioè. Quando ce vo. Siamo rimasti dentro e abbiamo continuato l'esplorazione, siamo saliti ai piani superiori che io pensavo fossero altri due, invece era uno solo, se poi c'era il sottotetto, ma insomma. E lì a quel punto abbiamo sentito due rumori molto forti, anzi uno, perché poi l'altro l'abbiamo sentito una volta giù. Un rumore molto forte, ma molto forte, che non so se è arrivato nelle telecamere a voi nel video, ma lì sembrava qualcosa che avesse tirato qualcosa a qualcuno, insomma. E lì ci siamo proprio azzittiti, abbiamo cercato di nasconderci il più possibile, anche se eravamo al piano superiore, cioè lì o rimanevi lì o ti decidevi a scendere, perché non potevi rimanere lì in eterno. E tanto da insomma inquietare me e farmi anche arrabbiare, perché ho detto ma caspita, come noi siamo lì a fare un'esplorazione, se ci sono altre persone che lo dicano, nessuno li mangia. A quel punto ho alzato la voce, mi sono anche arrabbiato. Ma non abbiamo sentito per l'ennesima volta nessuno e nessuno si è palesato. Io lì ho sentito quella specie di fruscio, che mi ha veramente
ma mi ha spaventato ulteriormente, perché che già ero tesa sentito, ragazzi, e che non è stato ripreso dal Tascam. E a questo proposito vi dico che comunque dal Tascam non è stato ripreso nulla di interessante, se non i rumori che continuavamo noi a fare, esatto. E quindi non c'era niente, e nemmeno purtroppo quel fruscio che mi ha fatto venire molti dubbi. Magari eravamo noi con giubbetti, sì. Ma io ho sentito, e l'ho risentito giù quando siamo scesi, che mi sono rispaventata. Al momento mi è venuto in mente un serpente, non so perché sembrava quasi un sibilo. Poi invece no, era una sorta di fruscio. Ci ho pensato e ripensato, ma mi ha spaventato da matti. Io probabilmente non l'ho sentito, ragazzi, no, ma si era capito che tu non l'avevi sentito. Cioè io proprio mi sono spaventata, anche perché eravamo di spalle al corridoio e non lo so, mi sono girata di scatto e ho sentito questo, cioè ho sentito il rumore, mi sono girata e ho avuto paura che spuntasse qualcuno o qualcosa. Però non si è sentito nulla. Insomma, sta di fatto che abbiamo poi deciso finalmente di cominciare ad abbandonare la struttura. Siamo scesi ai piani superiori e inferiori, scusate, anche perché Lara aveva fatto osservare che ci mancava una stanza da visitare. Sì. Entrando in quella stanza ci accorgiamo che è un bagno. Sì, era piccolissimo. E immediatamente dopo un altro rumore. E allora lì niente. Siamo scappati, avete visto le immagini alla Dario Argento. Poi a me piace anche farle un po' così, le immagini, quando insomma c'è anche la possibilità di far arrivare a voi ciò che abbiamo provato. Sì. Insomma, no, siamo scappati siamo scappati nel vero senso della parola, perché un conto è fare le esplorazioni, un conto è rischiare la pelle, insomma. Sì. Altro da dire non ci sarebbe, perché a livello di paranormale, come diceva Lara, abbiamo acceso il Tascam tutto il tempo, ma riascoltando nulla di interessante. No. Non ho voluto riproporre per l'ennesima volta eventuali rumoretti che sì, potevano sembrare oppure no, cioè ci fosse stato un completo silenzio, ci fosse stato un pavimento diverso, ma l'insieme di quei vetri che per anche un non nulla scricchiolavano, anche stando fermi, magari ti appoggiavi di più a un piede piuttosto che un altro, scricchiolavano. E allora, cioè, ascoltando non c'era nulla che mi faceva dire nessun bisbiglio, che era qualcosa di così strano ed eclatante. Io sono convinto di una cosa, che quel giorno lì, conoscete il mio scetticismo, ma quel giorno lì non eravamo soli, senz'altro, e sono convinto che quella persona o quelle persone potevano essere in zona chiesa, in zona cantine, perché capite bene, ragazzi, che le costruzioni di una volta, in questo caso anni 40-45, sì. sotto la seconda guerra mondiale, insomma, ecco, facevano i muri così, non quelli che abbiamo adesso in casa, che se uno accende la caffettiera lo sente vicino di casa, ecco. Per cui erano molto spessi, e quindi stando ai piani superiori può darsi che qualcuno stesse facendo dei rumori o stesse camminando, ma noi probabilmente da sopra non l'abbiamo sentito. Magari si sono nascosti in un punto che noi non abbiamo visto bene e non abbiamo sentito eventuali rumori che loro giù hanno fatto, anche se rimane il dubbio su quell'ombra che forse o è un effetto ottico della tapparella che non era completamente chiusa, magari un ramo di un albero fuori che dondolava e ha creato questo effetto. Anzi, però sul momento il colpo d'occhio è stato terribile, ma io sono più convinto che sia come dice Lara, nel senso che effettivamente, se si vuol parlare di persone, e noi siamo convinti che ce ne fossero assolutamente, probabilmente sostavano in altre zone, perché se c'era un'ombra, cioè se c'era una persona lì che provocava un'ombra, era sul nostro stesso piano. Sì, lo dovevamo sentirlo, per forza. Cioè, se era lì ferma l'avremmo trovata perché siamo arrivati lì. E se scappava si sentiva, cioè per inciso l'orsacchiotto è sempre stato lì, per cui nessuno l'ha visto prima, poi non l'ha più visto, l'ha rivisto dopo, è sempre stato fermo lì, non è stato persiana messa per terra lì, insomma. Quindi insomma non si può dire altro che grande paura che abbiamo preso, perché per fortuna avevamo la luce a favore. Stava venendo buio, perché forse insomma erano le 8, non mi ricordo, insomma. Forse il fatto del giorno ci ha reso più coglioni per il fatto che ci ha dato quel minimo di forza di dire continuiamo l'esplorazione.
però insomma il sospetto che ci fosse qualcuno è molto molto forte. Io sono convinto di sì, nessuno mi toglierà questa convinzione. È anche vero che, ripeto, è stato bravo a non farsi trovare, a non farsi vedere, trovare, palesare. E altre cose da dire, la Chiesa non mi sembra che abbia dato particolari rilevanze, anche se la Chiesa è un attimino il punto più nevralgico a detta di chi ci ha preceduto, però in Chiesa siamo stati noi non abbiamo rilevato bene. Nulla, non era neanche il momento dei rumori, per cui eravamo tranquilli, era proprio quel momento sì, infatti. Va bene ragazzi, allora dopo questa paura che abbiamo preso e adesso rifletteremo meglio se andare in certi posti da soli o meno, ecco, dopo questa paura che ci siamo presi vi salutiamo, vi ringraziamo per la visione, iscrivetevi al canale, lasciate un commento, intanto mi sono fatto male a un dito, lasciate un commento, condividete il video, fate quello che volete purché ci ascoltiate. A presto. A presto. Ciao.